Da 3 settimane siamo ancorati qui, a Fulanga. Fulanga è un atollo e fa parte dell'arcipelago delle Lau meridionali, alle Figi. Le Lau sono isole remote, difficili da raggiungere perché bisogna navigare controvento oppure aspettare, a volte per molto tempo, che una perturbazione indebolisca l'aliseo o lo faccia ruotare da sud-ovest o da nord-est. Fulanga ha una laguna dalle acque turchesi con una profondità media di 4 metri. È disseminata da formazioni calcaree a forma di fungo e in bassa marea innumerevoli lingue di sabbia compaiono un po' qua e là. Si formano anche numerose polle di acqua trasparente che rimane intrappolata tra le rocce fino alla prossima alta marea. La pass principale ha colori incredibili e quando l'oceano entra nella laguna si riempie di vita. Squali pinna bianca, gruppi enormi di identici, barracuda e gli incredibili pesci tropicali dai colori più variegati. A Fulanga l'unica cosa certa è la data di arrivo. Quella di partenza? Ma chi può dirlo? Eccoci al reparto barbiere. Qua hai fatto... Come lo vuoi iniziare? No, mi sembra che partissimo 12? da 10 o 12. Inizia da 12, sì, 12. dai. Vai! Taglia? Ostia. Sento cadere un bel po' di capelli. C'erano proprio lunghi. Ok, vediamo la fine, riprendo la fine. Siete pronti a vedermi? 3, 2, 1. Brava Ale. Come sto? Va bene. Adesso mi sono di capelli ovunque. Allora, cosa ne dite di questo nuovo CPT? Ale? Cosa ne dici tu di questo nuovo CPT? È un po' meglio, dai. Un po' meglio. Però da che mondo è mondo i marinai hanno i capelli lunghi, la barba lunga. Ma tu è un materasso, mica da capelli. È un materasso, ha detto. Ma vi rendete conto? Ha detto un materasso? È vero. Allora ragazzi, oggi è 3 agosto. Oggi è il 3 agosto e come ci aspettavamo dalle previsioni meteo è arrivata l'ennesima sburianata e sono previsti 25 nodi oggi, 25-26 che rimarranno così fin tutto domani e poi sabato avremo un bel colpone sui 30-32, dice GFS, ci dice 27 e quindi siamo rintanati qua in questo ancoraggio su 3,5 metri, 4 e aspettiamo che passi l'ennesimo brutto tempo, l'ennesima traffa. Raffica 25 nodi quasi. Dovrebbero arrivare a 30, anzi a 31 dice GFS. Nottata Insomma, raffica 31 in aumento. Facciamo un salto a vedere l'ancora, va? Cioè, non è che mi butto a mare. Azzo, l'arietta c'è. Ah però!
Tutto ok, tutto ok. Però spinge, spinge. La mattina del 5 sono poco più delle 7. Stanotte ha soffiato di brutto. Poca pioggia, solo una volta. Tornerò a controllare il baffo dell'ancora. Se avesse soffiato più forte sarei andato sicuramente davanti. Mi sarei portato un pochino più avanti. Perché tanto ci sono 4 metri fino a veramente 200 metri avanti, sono più di 4 metri, quindi come dice un amico, Santa Mantus. Davvero un'ancora della Madonna. E adesso abbiamo 29 fissi, 30 fissi, raffica 35. Fuori la meteo dice che ci sono quasi 4 metri d'onda ogni 9 secondi, quindi vuol dire una bella onda formata, e voglia. Vabbè, stiamo dentro perché fa pure freddo, cavolo. È una settimana che è così. È passato il ventone e adesso ci troviamo così. Meraviglioso. Pianura Padana, ottobre più o meno. A dopo. Qua siamo su un isolotto più o meno al centro di Fulanga, dove ci siamo spostati. Vedete, siamo ancorati là perché stanotte è previsto un giro da nord-ovest. Infatti vedete il catamarano è già a nord-ovest, noi siamo più o meno a nord-nord-ovest, e poi dovrebbe girare a ovest, quindi metterci così. Cosa hai preso? Ho trovato questo contenitore di plastica, quindi già che ci siamo lo rimuoviamo dalla sabbia perché è plastica, e poi lo utilizziamo a bordo Per raccogliere le vongole. Per raccogliere le vongole. Che qua chiamano pipis. Allora vediamo se troviamo i pipì. Qua è veramente bello. E stasera facciamo gli spaghetti? Con cosa? Con le vongole. Bisogna cercarle le vongole. Le stai cercando? Io vado avanti a vedere. Cazzo, questo è un posto meraviglioso per cercare, c'è anche l'ombra. Madonna, che postacchione! Cena ce la siamo procurata. CPT? È mercoledì, se non sbaglio. Ieri mattina ci siamo spostati davanti a questo motu, anzi questa è un'isola in realtà, non è un motu, e tra l'altro molto bella, una spiaggia meravigliosa qua dietro, perché era previsto vento da ovest, che in realtà c'è stato, è debole ma c'è stato. Adesso siamo a sud-ovest, ma è previsto di nuovo sud-est, quindi pensa che ritorneremo al nostro vecchio ancoraggio che è là. È molto variabile perché c'è una bassa pressione che sta passando e quindi crea questo giro di vento.
molto bello qua, veramente trasparente l'acqua, anche se non è azzurra, è sul verdognolo, ma è molto bella, molto trasparente. Veramente un posto pazzesco anche questo. What's your name? I'm Max. Alex, Alex. And you? don't be shy. You don't remember your name? Ciao. Ciao guys. Wow, This nice. is so beautiful. Thank you. It's really. Thank you very much. Naka. Super. Wow. It's beautiful. You are not. All of you guys are. Yeah. Can I come in? Yeah, come inside. Ah, you are now weaving. Yeah, Can I take a picture of your? yeah. Oh, nice mat. All day, you work all day long. Wow. So to complete the mat, it takes like 4 weeks, 3 weeks. Yeah, 3 weeks. 3 weeks for the entire mat Yeah. To finish it. to finish, and then you start over for another one. Yeah. Wow. After this, I still start another one. Start another one. Lot of work. Yeah. This will send to Sue, right? You will send it to Suba. When I will finish this, 300 $300 Dollars. And When did you start weaving? When you were young? 11 years. 11 years. Yeah. I born here. I start learning everything here. here. Ah, So you're a master now. And this year, I'm 62. Oh, You're okay. 62? So you are a master. So more than 50 years that you weaving. Wow. Every Congratulations. And you met Micah here. Unfortunately, she said. Thank you very much. Okay, Thank you for explaining us. Okay, Thank you, thank you. che cosa abbiamo preso poi al villaggio dai mastri intagliatori del legno? Guardate che meraviglia! Questo è un amo polinesiano spettacolare, ve lo faccio vedere così. Ce l'ha intagliato Minnie, bellissimo, c'è il suo nome. Guardate che meraviglia. Questo è fatto tutto a mano. Questi sono pezzi di madreperla estratti dalle conchiglie di Nautilus, che sono queste. Questi sono i Nautilus. E questo invece ce l'ha preparato la nostra famiglia adottiva, Lani e Bale, con le ragazzine, e hanno scritto il nostro nome, il nome della barca, e dietro ci sono i loro nomi. Guardate che bello, con le tartarughe, guarda che meraviglia che sono. Bellissimo. Questi sono dei ricordi che ci porteremo sempre con noi. Bellissimi. Ecco la Zumax che va via definitivamente, purtroppo. Buon vento, ragazzi. Ci vedremo sicuramente da qualche parte. Ciao!
Topolino. Che bello quel funghetto. Questa è davvero una piscina. Questa è davvero una piscina. Wow. Pesce palla era. Questo è l'angolino che ci siamo scelti oggi per fare il bagnetto. La marea sta andando giù, quindi questa lingua di sabbia verrà fuori. Ah, che bello. Lega e scendi che lo spingiamo. Stiamo andando nella piscinetta. Adesso vi facciamo vedere cosa intendiamo per piscinetta. È uno spettacolo. Che bello oggi, una roba meravigliosa. Direi che qua va bene. No, normalmente questa parte qui è asciutta, anche questa. Oggi probabilmente la marea non è bassissima e quindi si forma quella piscinetta che adesso vi faccio vedere. Ah, che bellina! Che storia! Ah, è uno spettacolo sta roba. Beh, oddio, dai, è già una piscinetta. È bella o no? Ah, che bella! È bella o no? Vediamo se ci sono le vongole. Oh signor. Cazzo ragazzi, che spettacolo. Bello qua, guarda. Guarda i pescetti blu. Sì, la vedo. Che bello. Cazzo, No, è meraviglioso. abbiamo avuto 20 gradi per una settimana, per più di una settimana, un freddo cane. Oggi è meraviglioso. Mai di stupirci. Che storia! Che meraviglia! Whoop. CPT, ma cos'è sto posto? Guarda che bello. Sto posto qua, ma che bello!
Ma questa è un'altra storia. E ve la raccontiamo nel prossimo video.